Ciao a tutti da Parpachef, il pluristellato a colori per 360 italimarket.com, il portale delle eccellenze italiane. Ben ritrovati a tutti. Questa sera faremo una ricetta che sarà un secondo piatto, quello che noi qui a Roma chiamiamo lo spezzatino di vitello alla cacciatora. Che cos'è? Sono dei bocconcini di vitello, appunto, che poi vengono fatti in padella o al tegame, insomma, questo dipende da come intendete voi farlo, e poi ne viene fatta una salsa con olio, aglio, aceto e rosmarino, che a fine cottura viene inserita dentro e dà insomma questo sapore interessante, appunto il sapore della cacciatora al nostro vitello. Ok, allora possiamo partire subito con la ricetta. Qui abbiamo lo spezzatino di vitello, spezzatino, bocconcini, chiamiamoli come ci pare. Noi adesso questi bocconcini di vitello li facciamo un pochino più piccoli, ok? Eccoli qua. Quindi noi togliamo un attimo queste cose qui, questo lo mettiamo qua, facciamo questi spezzatini, questi bocconcini, ecco qua. Quello poi regolatevi voi, però insomma tenete conto anche nella grandezza della carne che poi andiamo a fare, tenete conto anche dei tempi poi di cottura, insomma, quindi più grandi sono e più tempo potrebbe volerci per cuocerli, però ecco, peraltro poi quando facciamo i bocconcini cerchiamo di farli di grandezza uniforme in maniera che poi al momento della cottura vengono praticamente cotti tutti più o meno alla stessa maniera. Ecco qua. Allora, che tipo di carne utilizziamo per fare i bocconcini? Noi normalmente utilizziamo lo spezzatino, sì, ma non lo spezzatino di muscolo. Noi normalmente utilizziamo una polpa di vitello, quindi la possiamo fare presa dalle fettine, dal controgirello, se la volete un po' più grassetta dalla spalla, insomma, vi fate poi tagliare dal macellaio il pezzo che più vi piace e che più ritenete idoneo per questo. Noi utilizziamo una polpa, ecco, normalmente anche per lo spezzatino di manzo utilizziamo sempre una polpa. Allora, adesso noi facciamo così, accendiamo la padella, questo lo mettiamo qua perché dopo ci serve, inseriamo l'olio, nel frattempo, ecco, inseriamo un bel po' d'olio, nel frattempo noi diamo, eccola qua, una passatina di farina al nostro vitello. Perché? Perché adesso noi la prima cosa che faremo è la sigillatura della carne, perché nel momento in cui noi andiamo a cuocere i bocconcini, la prima cosa che fa la carne va a perdere immediatamente tutti i suoi liquidi e quindi in un certo senso diventa un po' più coriacea. Invece noi vogliamo conservare tutti i liquidi all'interno della carne, quindi con un po' di farina che ci aiuta facciamo la sigillatura cosiddetta del pezzo. Come si fa? Semplicemente mettiamo dell'olio in padella, la infariniamo un pochettino perché la farina ci aiuta un pochettino a trattenere e quindi a questo punto chiaramente poi, ecco, adesso cerchiamo, l'abbiamo fatta, cerchiamo scusate, cerchiamo un attimino, ecco, di togliere un po' la farina in eccesso, togliamo così la farina in eccesso. Quando l'olio è molto molto caldo e quindi al punto già di essere abbastanza bollente, noi inseriamo il nostro vitello all'interno della padella. Per questo l'abbiamo già acceso. Adesso aspettiamo qualche secondo che riscaldi, che vada a temperatura l'olio, eccolo, già sta andando, e a quel punto noi inseriamo il nostro, il nostro vitello. Come faremo? Inseriremo il nostro vitello, iniziamo la procedura appunto di sigillatura della carne, dopodiché quando abbiamo visto che la carne sia abbastanza arrostita, diciamo, da una parte, dall'altra, insomma, in maniera omogenea, la sfumiamo con del vino bianco. Così che, diciamo, nei piatti
romani, nei piatti, diciamo, ecco così, di casa nostra, la sfumatura del vino ha sempre la sua importanza, e noi regolarmente, appunto, quando facciamo secondi di questo genere, piatti di questo genere, operiamo appunto questo tipo di, di sfumatura. Allora, l'olio sta quasi a temperatura. Oh, certo, questo è un piatto buonissimo, ragazzi. Poi, diciamo, il discorso della farina, oltre ad aiutarci a, come dire, a sigillare un po' la carne, ci dà anche poi alla fine quella cremina, quel gusto, quella cremina, diciamo così, che sentiamo sul palato e che fa senz'altro molto piacere. Ecco, l'olio è fatto, eccolo qua. Quindi inseriamo la nostra carne in maniera che la possiamo appunto sigillare. Ecco qua. Come facciamo? Ci dobbiamo assicurare che la carne sia ben sigillata da tutte le parti, quindi di conseguenza noi la prendiamo da una parte, dall'altra, la prendiamo, la giriamo, ovviamente con attenzione, primo perché l'olio è molto caldo e quindi non ci dobbiamo far male, ecco. Poi adesso l'abbiamo mandato in temperatura, la possiamo pure abbassare un pochettino, altrimenti poi ci si brucia. Questa operazione la facciamo in questa padella qui perché poi tutti gli zuccheri caramellati che ci rilascerà poi la carne all'atto appunto della sigillatura, noi poi li andiamo in un certo senso a recuperare con il vino, perché il vino lo mettiamo qui dentro e insieme appunto al vino, alla salsa, al succo che in minima parte, seppure in minima parte, la carne tirerà fuori, alla fine gli zuccheri caramellati, la reazione di Maillard della carne ci darà quel gusto che chiaramente è molto buono. Eccola qua, come vedete si sta già su ragazza, eccolo qua, si sta già abbastanza arrostendo la carne. Non si deve arrostire, insomma, ecco, si deve un po' abbrustolire, appunto, come dicevamo noi, il termine giusto è sigillare, senza andare a cercare altri termini tecnici. Il termine suo c'è, la facciamo girare un pochettino, eccola qua, guarda, beh, a parte il fatto che quando la carne è buona c'ha già un ottimo odore e questo non può che farci piacere. Allora, qua sembra che l'operazione sia già andata a buon fine, così come deve essere. Ci siamo preparati un mezzo bicchiere di vino perché è quello che poi serve. Eccola qua, eccolo qua, che è quello che poi ci serve e ci servirà adesso, perché noi andiamo e l'andiamo a, eccola qua, sfumare. A questo punto la carne è stata sigillata, adesso con la sfumatura del vino lasciamo che l'alcol passi in evaporazione, dopodiché noi, ecco, ci mettiamo una becchetta d'aglio e un pizzichetto di rosmarino e li lasciamo andare. In questa fase noi abbiamo operato appunto la sigillatura della carne, abbiamo fatto la sfumatura, abbiamo messo l'aglio, chiaramente metteremo anche, come si suol dire, eccolo qua, un pizzico di sale. Noi utilizziamo sempre il sale grosso perché, vabbè, a parte che ci regoliamo un po' meglio col sale grosso, ma poi è un'abitudine, quindi noi andiamo ad utilizzare il sale grosso. Ecco, il vino a questo punto è sfumato, noi in questo momento abbassiamo il fuoco, quindi lasciamo la carne sobbollire un pochettino, la chiudiamo con il coperchio e lasciamo che la carne cuocia. La carne dovrà cuocere, questo dipende dalla grandezza dei bocconcini che abbiamo fatto, ma considerate sempre una quarantina di minuti la carne deve cuocere, insomma, una trentina, quarantina di minuti. Questo poi lo vedete, dipende appunto dal pezzo, dipende se il pezzo è più coriaceo, dipende anche da dove
appunto avete ricavato lo spezzatino. Nel caso nostro, qui con una 35 minuti ce la caveremo. Cosa facciamo noi nel frattempo? Nel frattempo però noi prepariamo quella che è la salsa che a fine cottura andremo ad inserire all'interno del piatto, all'interno della pietanza, e che ci dà sto benedetto spezzatino alla cacciatora. Va bene, ok, allora dobbiamo fare un'operazione qua, dobbiamo fare operazione pulizia, e allora facciamo così, ci vediamo tra 5 minuti e facciamo operazione pulizia, così andiamo a preparare pure la salsa. Siamo dunque pronti per preparare la nostra salsa. Allora, la nostra salsa stasera come la facciamo? La facciamo con olio di oliva, olio extravergine d'oliva. Poi utilizziamo un prodotto veramente molto buono, che è l'aceto di vino, in questo caso è aceto di vino rosso, del nostro produttore IMA, aceto artigianale, una meraviglia, un aceto molto buono, un aceto importante, un aceto che è una eccellenza italiana. È un'eccellenza italiana che può essere acquistata sul nostro portale. Quindi io, che vi posso dire, non possiamo sentire i profumi, non possiamo sentire gli odori attraverso internet, come già ho detto altre volte, arriveremo pure a questo, ma stasera non possiamo, vi dovete fidare però, se no qui che stiamo facendo? Allora, prendiamo la nostra attrezzatura, prendiamo il nostro mortaio, o come diciamo noi a Roma, il pistasale, e inseriamo gli ingredienti. Un goccio d'olio. Gli altri ingredienti quali saranno? Saranno l'aglio, che allora facciamo in questa maniera qua, guardate. Allora, l'aglio lo mettiamo, lo tagliamo. L'avevamo già spellato prima, vabbè. Tagliamo, poi prendiamo il nostro rosmarino, lo facciamo a pezzettini, pezzetti, eccolo qua. Questo perché? Perché poi chiaramente il tutto ci aiuterà all'interno del mortaio, ecco, ad avere una salsa un po' più omogenea, perché il segreto è quello anche di fare una salsa buona ma anche omogenea, quindi che ci dia la soddisfazione di condire bene il nostro spezzatino. Allora, ecco come facciamo un po' di, eccolo qua, lo tagliamo qua, ecco qua, va bene, adesso non ci stiamo a preoccupare, perché tanto, ok. Ricordiamoci che l'aglio e il rametto di rosmarino l'abbiamo messo anche prima dentro, quindi noi adesso abbiamo qui la nostra salsina. Qua gli mettiamo, stavolta fino per forza, pizzichetto, guarda, proprio tanto per, ecco, basta. Poi facciamo una tagliuzzata, aspetta che mi è partito, eccolo qua. Facciamo una tagliuzzata veloce, ecco qui, e poi mettiamo tutto nel mortaio e andiamo ad amalgamare il tutto, tutta la nostra salsa all'interno del mortaio, ecco qua, senza esagerare, ecco qui, perfetto. Adesso siamo pronti da metterla all'interno del nostro mortaio. Quindi abbiamo messo olio extravergine di oliva, aglio, rosmarino, pizzico di sale, e adesso andiamo col pezzo forte di tutta la serata, aceto di vino rosso IMA artigianale, che potete trovare sul nostro portale, eccolo qua, profumo veramente interessante. Adesso diamo, ecco qua,
omogeneizziamo un po' la nostra salsa. Quindi la fra l'altro, con un goccio d'olio che ci abbiamo messo dentro e ce ne mettiamo un altro goccettino e l'aceto, poi dopo vi farò vedere, noi mischiamo un pochettino velocemente olio e aceto, esce fuori una meravigliosa emulsione che noi a termine di cottura dello spezzatino lo andremo a inserire. Sì, ci siamo, eccolo qua, perfetto, abbiamo ottenuto quello che volevamo. Vediamo un po'. Diciamo che è quello che ci saremmo aspettati, forse anche di più. Va bene, allora adesso non ci resta che attendere la fine della cottura dello spezzatino e prima di chiudere la cottura dello spezzatino apriamo il coperchio, versiamo la nostra salsa, lasciamo evaporare, diciamo, i vapori dell'aceto e poi lo possiamo assaggiare. Quindi ci vediamo fra una 15-20 minuti ancora, perché una quindicina l'ha già fatti e altri 15-20 minuti ha da fare, e ci vediamo tra un pochettino. A tra poco. Allora, ci siamo. Lo spezzatino è pronto. Lo abbiamo visto, adesso lo abbiamo appunto aperto, l'abbiamo visto, lo spezzatino è pronto. Quindi a questo punto siamo anche pronti per inserire la nostra salsa. Prima di inserire la salsa, come avevo detto prima, facciamo un bel giro di emulsione. Ecco qua. Perché dentro, essendoci dei liquidi differenti, di differente composizione, di differente densità, olio appunto e aceto, noi lo giriamo, ne facciamo una buona emulsione. Allora a questo punto apriamo il coperchio, anzi lo appoggiamo qui, prendiamo direttamente il mortaio e inseriamo la nostra meravigliosa salsa qui dentro. Eccola qua. Ok, il mortaio lo mettiamo qua, diamo una piccola girata, alziamo leggermente il fuoco, eccolo, chiudiamo un attimo in maniera che il composto assorba bene tutti gli odori e assorba bene tutti gli aromi. Quindi adesso è chiuso, lui sta andando a fuoco leggermente più elevato di prima, leggermente, non molto, e adesso noi lo lasciamo, eccolo qua, un paio di minuti lo lasciamo chiuso così, poi lo apriamo, lasciamo sfumare l'aceto, lasciamo sfumare tutti gli aromi dell'aceto e poi lo possiamo tranquillamente impiattare. Quindi tempo appunto un minuto, lo agitiamo un pochettino in maniera che, ecco qua, poi lo apriamo, lo vediamo, lo giriamo, a questo punto ci siamo, quindi possiamo togliere il coperchio. Ma voi dovreste vedere qua che cosa abbiamo fatto, che cremina che è uscita fuori, una cremina incredibile. Allora noi possiamo anche a questo punto togliere l'aglio, perché eccolo qua, ha fatto il suo dovere, l'aglio il suo contributo ce l'ha dato, e lo togliamo, eccolo qua, e siamo pronti ragazzi, siamo pronti, a posto. Ok, adesso togliamo la padella dal fuoco, la mettiamo qui, ci prendiamo il nostro piatto per l'impiattamento, ci prendiamo il nostro cucchiaio, prepariamo il nostro piatto, eccolo qua, il nostro piatto è fatto, il nostro assaggio. Allora, un attimo solo, perché noi vogliamo fare le cose fatte bene, le cose fatte carine, quindi a questo punto diamo, ecco qua, una pulita al nostro piatto,
quasi quasi abbiamo sporcato pure di più, no, invece abbiamo pulito. Abbiamo dato una pulita al nostro piatto e a questo punto ti metto il piatto, è finito, lo mettiamo appunto a favore di camera ed è, ragazzi, guarda, non vi immaginate che profumo che stiamo sentendo qua. E adesso lo mettiamo anche a favore di assaggio. Posizioniamoci per l'assaggio. A Roma diremo no, vabbè, di che cosa stiamo parlando? È un piatto eccezionale, buonissimo, saporito. Chiaramente molto conta la materia prima, la carne deve essere di ottima qualità, gli ingredienti di ottima qualità, l'aceto che si utilizza di ottima qualità, l'olio, ma è un piatto veramente eccellente. Io che vi devo dire, mi auguro che vediate questa ricetta, che possiate rifarla in maniera veloce, semplice, non è una ricetta difficile. E niente, vi invito ad andare sul nostro portale 360italimarket.com a visionare tutti i nostri prodotti. Scriveteci, scrivete su Facebook, su Instagram, su Pinterest, mandateci qualche idea, perché tutte le idee che saranno belle, carine, buone, potremmo anche pensare di metterle in pratica qui, chiaramente mettendo anche il nome di chi l'ha inventate. A questo punto saluto tutti, vi auguro un buon proseguimento. Parpa Chef, il pluristellato a colori per 360italimarket.com, il portale delle eccellenze italiane, vi manda un bacio. Ciao ciao a tutti, ciao.